Ciao ragazze mie e ragazzi miei e bentornati sul mio canale. Allora, bentornati alle previsioni più pazze sin dalla notte dei tempi, il nostro lui-lei, cioè divino maschile e divino femminile. Ragazze mie e ragazzi, vi abbraccio tutte, vi bacio tutte, mi state scrivendo tantissime mail, un po' di pazienza che vi rispondo a tutte. Piano piano, lo sapete, sono sola qua, cioè nel senso, piano piano vi rispondo a tutte. Grazie, 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 grazie. C'ho la casella di posta elettronica intasata. Quindi grazie, è troppo bella questa cosa, è bellissima. Grazie, grazie, grazie per tutto. Veramente grazie per tutto. Allora, siccome ho visto dalle previsioni settimanali questa ribolle con la chiusura di quest'anno che è stato di forgiamento, non so se si può dire, forgiatura, forse forgiatura, forgiamento, non lo so, per questo 2025 che è un anno potentissimo, fuoco, fuoco, proprio la Kundalini che procrea, già si è visto dalle previsioni settimanali. Non vi voglio spoilerare niente per chi non ha visto ancora le previsioni settimanali, però ho visto questo grande fermento di intuizione, azione, intuizione, procreazione, ok? E per le ragazze nuove che mi hanno scritto che non sanno come si legge lui-lei, allora ragazze mie e ragazzi, il nostro format lui-lei, da cui sono nate le mie carte oracolo lui-lei, cioè il divino maschile che si dà al suo femminile, che è sempre una parte di noi interna, no? Allora, sono più livelli di questo lui-lei, ti devi lasciare ispirare. Diciamo che nella parte fenomenica più fattiva, allora abbiamo una persona che puoi mettere da questa parte, che sia uomo o donna, e da questa parte ci puoi essere tu. Però queste due energie sono energie che coesistono all'interno di te, maschile e femminile, no? Yin e Yang l'abbiamo dentro, e quindi queste sono anche le tue azioni che compi nel mondo, lo Yang. E lo Yin sono le intuizioni di cui dobbiamo farci capace per agire nel mondo correttamente secondo i parametri animici. Poi quando leggiamo tu puoi anche ritrovarti di più magari l'energia maschile, mi spiego? Questo è un format che si legge a più livelli. Io quando vedo determinati livelli li dico, potrei fare ore e ore e ore di video di lui lei per leggere più livelli, no? Però è anche interessante che voi lo applichiate, no? Per sviluppare la vostra maestria interiore. Quindi è un format dell'amore, il format dell'amore, l'amore inteso sotto tutti i profili come lo vuoi intendere. L'amor che muove il sole e le altre stelle, diceva Dante. Il mio canale si chiama Taromantic, parla di amore però trascendente. Partiamo dalla realtà fenomenica per ergerci alla vera unità che è quella con il nostro sé divino, perché tutte le manifestazioni delle persone che possiamo incontrare sono un espediente del divino affinché tu possa realizzare la sola e unica relazione possibile, che è quella con il Dio amore, con il divino, come nel mito di Amore e Psiche. Quindi se leggete il mito di Amore e Psiche, ve ne ho parlato anche nell'Amante risponde, un altro format che abbiamo creato. Nella playlist Amante risponde c'è la sezione dove parlo, il video dove parlo di amore e psiche, è proprio la storia dell'essere umano che scende sulla terra con la mente duale, quando c'è la cosiddetta l'albero della conoscenza che divide e separa, che determina la mente razionale, ok? Il dubbio di psiche, no? Quando le viene messo il dubbio, che prima sta nell'oscurità e ha fede in quello che ha, quando gli si insinua il dubbio, che viene instaurato il dubbio dalle sorelle di Psiche che sono nel racconto, si entra nella mente separativa. E quindi tutto il percorso di Psiche o Psiuche, come la chiamava Omero, cioè della nostra anima, perché Psiuche in greco significa anima, va bene? Quindi tutto il percorso dell'anima sarà quello di creare immagini che denotano, che sono il karma, che sono immagini che parlano di quello che delle tue paure, resistenze, attaccamenti che ti separano dall'avere fede in quell'amore che la nostra anima ha perduto quando ha acceso il lume della ragione. Quindi è questo il viaggio dell'anima sulla terra. Quindi prendere consapevolezza della fede nonostante l'oscurità della mente. Ok?
ok? Cioè fede consapevole, perché Psiche prima aveva fede ma era inconsapevole. Quindi grazie alla mente, diciamo grazie alla mente separativa, noi ci facciamo consapevoli. E insomma, da milioni di anni sì, c'è questa storia qua, cioè noi ci rincarniamo sempre fin quando non capiamo che la fede è l'unico, cioè fede cosa significa? Fede negli eventi, che sono enti, entità, spiriti. Ci stiamo provando un po' di volte, circa qualche milione di volte, che è vero, non stiamo scherzando. Ci riproviamo per 1 milione di volte in varie incarnazioni finché non lo capiamo. Ma non è che lo capiamo a livello razionale, lo dobbiamo sentire. È quello che viene chiamato dai grandi conoscenza trascendente, mente trascendente, no? Quindi, ragazze mie e ragazzi, vediamo cosa ci combineranno nei fattoni, non nei fattoni, magari, vabbè, il nostro lui-lei in questa settimana di chiusura dell'anno. Allora, energia maschile e energia femminile. Andiamo a vedere, partiamo subito. Tu stai riprendendo? Sì. Allora, vediamo un po' qual è l'energia attuale del maschile nei confronti del femminile. Queste sono energie che si riversano anche nel lavoro, puoi trovarti nel lavoro, avere a che fare con queste energie. Ho usato le carte rosse oggi proprio perché con questo capodanno, con questa Kundalini, con questo erotismo procreativo, che poi erotismo, l'energia erotica è un'energia che crea, non è intesa sotto il profilo solo genitalità. Ok? È la Kundalini, quella che crea le immagini, che crea le situazioni, che crea gli eventi. Ok. Allora, vediamo un po', vediamo un po', vediamo un po'. Allora, energia attuale di lui, energia attuale di lui, vediamo come partiamo. Energia attuale di lui. Energia attuale di lui. Il 9 di denari ha un'energia molto autonoma. Energia attuale di lui è anche un'energia di realizzazione personale. Ha un'energia molto autonoma, molto io ce la faccio, molta autostima, molta stima in se stesso, molta... È un'energia autonoma, ciò significa sto bene con me stesso, con le mie cose, con la mia realizzazione personale, mi sento realizzato o semplicemente penso a ciò che mi fa stare bene, alla mia realizzazione personale. Vedo un'energia molto autonoma, più che sull'altra persona, se c'è l'altra persona, è un'energia comunque di amore di sé. Poi lo vediamo nel corso della lettura, no? Vediamo, ha un'energia più personale che condivisa fino a questo momento l'ha avuta. Vediamo quali sono i pensieri di lui, quali sono i pensieri di lui. Il matto. Qua abbiamo maschili che vogliono lanciarsi, vogliono vivere la vita così come viene, pregni della loro autostima. Per alcuni può essere percepito come egoismo questa cosa qui. Per alcuni può essere percepito in questo modo. Stanno pensando di vivere la vita alla giornata, di vivere la vita così come viene, il diavolo, mi prendo quello che voglio. Stanno... Magari qua ci possono essere anche femminili, vedi un po' dove ti ritrovi poi. E stanno un po', diciamo, arzilli, arzilli. Vediamo cosa ha nel cuore lui per Leo, cosa ha nel cuore il maschile. La morte. Io ho capito che sta succedendo qua. Io ho capito. Allora, nel loro cuore c'è la morte, cioè significa è una trasformazione profonda. I maschili in questa settimana avranno una trasformazione profonda. Attenta che queste sono pure le tue azioni, puoi essere anche tu, quindi, perché sono energie che coesistono. Allora, qua mi stanno parlando di un gruppo sostenuto di energie maschili, ripeto che può essere anche una donna, che hanno fatto o avranno in questa settimana un cambiamento profondo, radicale. Tale cambiamento radicale permette loro di vivere quotidianamente quello che gli va di vivere. Questo è il senso. Io vivo quotidianamente quello che mi va di vivere, senza avere
strascichi di situazioni, strascichi di dipendenze, strascichi di dover fare, dover essere, per essere conforme o performante a un sistema, a una morale, a certi concetti. Energie maschili molto liberi, va bene? Questa è anche la tua stessa, le tue stesse azioni sono. Faccio azioni libere, non perché devo, non perché devo non esiste più. Con queste tre carte devo non esiste, io devo solo a me stesso, a me stessa. Questo mi stanno dicendo, ok. Vediamo qual è il blocco karma che con questa chiusura d'anno avranno a che fare energie maschili. L'appeso, l'appeso. Sono stanchi qua. Ci sono energie maschili che sono stanchi di situazioni, l'appeso è proprio le circostanze esterne che possono bloccare la loro realizzazione personale. Tale realizzazione personale può essere di qualsiasi natura, prima di tutto il benessere con me stesso, e poi su altre sfaccettature, no? Quindi l'appeso al blocco è proprio il karma da evolvere in questa settimana, cioè basta sacrificarmi per il dover fare, io mi sacrifico solo per me stesso. Cioè il sacrificio, come dire, il sacrificio dell'appeso, il sacrificio è in questo caso è il dover fare, dover essere, dovermi conformare. Ci sono situazioni che bloccano questa realizzazione personale e questo è il karma di questa settimana, che sono situazioni che bloccano di natura altro, cioè il dover fare, dover essere, dovermi conformare. È stanco di tutto questo. Ok, ora vediamo da questa parte, cioè perché qua vedi qua c'è pure il 9 di coppe, cioè qua mi stanno parlando di maschili che sono stanchi di dover fare, ripeto, lo ribadisco perché è proprio una cosa importante, dover fare, dover essere, dover accondiscendere, e quindi stanno pensando di pensare a loro stessi in qualità di benessere personale, vivere la vita, faccio quello che mi piace, vivo la vita con fede, sto pensando di affidarmi agli eventi perché dentro di me sto avendo una trasformazione radicale, taglio netto con tutto ciò che mi tira giù e il karma di questa settimana è avere il coraggio di osare. Sì. Situazioni contingenti, lavoro, situazioni familiari o semplicemente il dover fare e il dover essere, no? Che è proprio quello secondo cui una morale agisce. La morale, vi dico sempre, noi creiamo con due codici. Allora, quello che ci rende vittime è il codice morale, ve l'ho spiegato nel video Fiamme gemelle, anime gemelle. Dalla Kabbala al buddismo al mito, il secondo video sulle fiamme gemelle. Creiamo o con il codice morale, quindi gli dei, i falsi dei, di cui parlava anche la Bibbia, i falsi dei, i falsi miti, i falsi profeti, che sono tutte forme pensiero create dalla società patricentrica orientata ai valori solari e ai valori del consumismo, della produttività. Ok, noi creiamo o secondo quel codice lì, con i falsi dei, oppure con il codice morale o con il codice estetico. Il codice estetico è il codice della bellezza, seguo la mia natura, va bene? Quindi si sono stanchi di creare con il codice morale. Ok. Vediamo da questa parte il femminile come sta. Allora, energia attuale del femminile. Energia attuale del femminile. Energia attuale del femminile nei confronti del maschile o energia attuale del femminile, a seconda della carta. Energia attuale del femminile. La ruota della fortuna, il destino, il destino. E qua abbiamo il femminile, la ruota della fortuna, la ruota del destino, no? Il destino può essere avverso o può essere un destino favorevole. Diciamo che i femminili stanno come energia attuale avendo un cambio nei confronti del mondo e anche dei maschili. Un cambio, cambi improvvisi, o li hanno avuti questi cambi improvvisi
L'asso di bastoni. Ci sono femminili che vanno verso la loro energia creativa, sessuale, erotica, stanno avendo questo cambio qui. I pensieri del femminile quali sono? 9 di coppe. Anche loro si prendono quello che vogliono con la consapevolezza di amare loro stesse. Sono energie simili, se vedete. Sono energie simili. Vi ricordate quando ho aperto il canale vi parlavo che ve lo dicevo in questi termini, che dal mio punto di sentimento, non dal mio punto di vista, dal mio punto di sentire, per me le fiamme gemelle erano proprio i due nove di denari vicini. Cioè sono autonomo nelle mie esigenze, non delego all'altro la responsabilità di essere la mia stampella o al mondo la responsabilità di farmi felice, ma io autonomamente mi autoproduco gioia, mi autoproduco entusiasmo, cioè sono integro in me stesso. Due 9 di denari vicini, rapporto sano, questo era. Qua abbiamo 9 di coppe, 9 di coppe e 9 di denari. Sono due unità, sono due individui integri in loro stessi. Allora, qua abbiamo dei femminili che stanno avendo il cambio nei confronti dell'altro fuori da sé, si fanno guidare dalle loro emozioni, dalle loro eccitazioni, dalle loro kundalini e pensano col 9 di coppe di non fare nulla se non sono mosse da loro stesse. Cioè pensano al loro benessere personale, 9 di coppe. Si prendono quello che vogliono. Guarda, 2 di coppe. Cioè questo è l'amore integro. Cioè io qua vedo due persone perfettamente consapevoli, cioè vedo i dettami dei nostri archetipi, lui, lei, spingere in questa settimana verso l'autonomia emozionale. Solo grazie all'autonomia emozionale è possibile due di coppe condividere l'interezza l'uno con l'altra, godersi momento per momento senza dire magari facciamo 6 figli tra un'ora, oppure ma tra 10 giorni cosa ne sarà di noi? Non c'è questo, perché c'è una perfetta consapevolezza dell'attimo presente, che non esiste ieri, non esiste domani, e vivere l'attimo presente. Ok. Cosa hanno nel cuore i femminili? Cosa ha nel cuore lei? Re di spade ha nel cuore. E i femminili sono tosti, pure questa settimana belli tosti. Allora, qua abbiamo Re di spade, 10 di spade. Qua ci sono dei femminili che hanno elaborato un karma a livello emozionale con una persona che può essersi palesata fredda o più distaccata, e quindi loro in questa settimana si vivono quello che c'è con grande consapevolezza. Sì, possono aver chiuso una relazione o avere nel cuore il ricordo di una relazione in cui c'è stata freddezza o si è elaborata o una relazione molto mentale. E sì, questo è. E hanno, diciamo che passano, fammi vedere un attimo perché il Re di Spade nel cuore. Sì, sì, è chiaro quello che stavo dicendo, infatti, 5 di coppe. Allora, i femminili stanno riprendendosi la loro autonomia emozionale. Hanno avuto un'esperienza, o possono averla in questa settimana, e reagiscono in questo modo molto autonomo, di delusione rispetto a una persona che si è comportata in modo freddo o distaccato, che poi la persona non è la persona in sé, che non esiste, perso, no? Dall'etrusco perso significa maschera. La persona è uno strumento del divino affinché tu possa sperimentare un tipo di dolce tristezza o dolce malinconia per renderti poi stabile. Perché le emozioni della dolce tristezza o della dolce malinconia hanno come effetto, quando tu le integri, uketamo con i mantra, ha l'effetto di darti il potere che si trova dietro quell'emozione. E quindi hanno avuto questa esperienza con questa persona, o anche recentemente o anche in passato, di cui l'emozione era ancora viva e quindi stava trasmutandosi, va bene? Ok, vediamo qual è il karma o blocco del femminile in questa settimana. Il paggio di coppe, probabilmente qua escludono la possibilità di interfacciarsi con qualcuno e si aprono a qualcun altro. Oppure ci possono essere qua dei figli che possono essere
determinare un po' di problematiche in questa settimana per il rapporto con l'altro. 2 di denari. Perché il paggio di coppa a blocco? Oppure dei femminili che reputano alcune persone più immature. Perché il paggio di coppe? Ah, il 2 di denari è uscito di nuovo. Alcuni di loro non sanno, hanno un po' di dubbi su a chi concedere la loro attenzione, oppure come concedere la loro attenzione. Hanno un po' di dubbi su questo. Rispetto a una persona, magari i femminili vogliono avere un cambio, stanno pensando a loro stesse, non rispondono a dei messaggi magari di una persona con la quale hanno avuto della tristezza. Questo vedo. Comunque poi le chiariamo. Vediamo un po' da questa parte. Allora, vediamo quali. Abbiamo visto come stanno internamente, no? Vediamo quali sono le intenzioni. Quali sono le intenzioni del maschile nei confronti del femminile? Quali sono le intenzioni? Dieci di denari. I maschili vogliono un incontro, dal 9 passiamo al 10. Vedo dei maschili che vogliono tutto, sta così questo. Dei maschili che vogliono tutto con un femminile o con dei femminili, insomma, dei maschili che vogliono godere della totalità insieme a qualcuno. Vogliono godere della totalità insieme a qualcuno, la torre. Vogliono avere questo cambio e godere della totalità insieme a qualcuno. Vediamo. Vediamo quali sono le azioni che farà il maschile nei confronti del femminile. È il mago, certo. Ci sono maschili che vogliono godere della totalità insieme a qualcuno. Da persone un po' più... molti maschili, da persone che magari si dovevano liberare di alcune gabbie di condizionamenti o gabbie inerenti al dover fare, al dover essere, no? Si vogliono lanciare completamente. Molti maschili si innamoreranno perdutamente in questa settimana, tanto da voler avere tutto, cioè diranno: lei è la persona che voglio. Perché da un'energia molto autonoma hanno una profonda trasformazione, vogliono una totale condivisione. 10 denari e il mago. Il mago mi parla di inizi grossi, perché il mago ha tutti gli strumenti per manifestare un'opportunità importante, un arcano maggiore importante, non è un asso di denari, è il mago. Quindi la manifestazione di una totalità insieme a qualcuno. Ok. Vediamo qual è l'energia finale. E qua avevamo comunque il cavaliere di coppe, infatti. L'energia finale del maschile nei confronti del femminile. Molti maschili dovevano tornare autonomi da un punto disponibili da altre situazioni, disponibili. Disponibili 9 di denari vuol dire qualsiasi cosa. Disponibili significa disponibili da un matrimonio, disponibili da una convivenza, cioè single, o disponibili da strascichi che questa situazione aveva dato. Disponibili a livello psicofisico anche, da situazioni difficili di altra natura, in cui si rientrano anche situazioni con altre persone, matrimoniali, eccetera. Vediamo qual è l'energia finale del maschile nei confronti del femminile. Energia finale del maschile in questa settimana di chiusura dell'anno 2024. Gli amanti. Allora, qua ci sono maschili che si lanciano a bomba, così, boom! Ci guardate che carte finali nelle azioni. Ci sono maschili che scelgono di manifestare un inizio con tutti, mia nonna direbbe i sacri crismi, cioè con tutti gli strumenti che hanno, un inizio importante con una persona. Fanno la scelta di volere tutto con una persona. Quindi qua vediamo maschili, per esempio, un po' più solitari o soli o che non si impegnano, ok? Perché c'erano comunque delle questioni qui. Le superano queste questioni e hanno tutta la... è una bomba questa, c'è proprio la bomba, ok? Bomba in concreto, di manifestare la totalità con una persona, sì. Cioè, sono chiarissime. Guarda, c'è pure il re di coppe, il coppone abbiamo qua. Non sono uscite carte di coppe perché alla fine c'era il coppone qua.
Sì, allora vediamo sul femminile. Perché magari ci sono, io sto vedendo adesso il parallelismo, no? Dei maschili che avevano dei figli e magari avevano un po' di difficoltà con questo, dei figli magari piccoli e quindi per i femminili erano i figli piccoli di difficoltà o viceversa. Loro si tolgono un po' questo velo di maglia e ci sono maschili che si lanciano completamente a bomba con tanta di concretezza, ok? Allora, vediamo un po' le intenzioni del femminile nei confronti del maschile in questa settimana di chiusura dell'anno. Le intenzioni del femminile quali sono? La papessa, lei ha intenzione di seguire la sua intuizione, si lascia guidare dalla sua intuizione, può avere dei dubbi e i dubbi, la papessa e il due di denari, però si lascia guidare dalla sua intuizione, perché qua abbiamo il 5 di spade, c'è un po' di arrovellamento mentale nelle azioni, nelle intenzioni, quindi preferisce farsi guidare dalle sue intuizioni, seguire la sua saggezza. Vediamo le azioni che farà il femminile in questa settimana. Re di coppe. E lei qua va incontro a una persona in questa settimana. Si lascia guidare dalle sue intuizioni. Qua abbiamo il maschile sul femminile, no? Questo re di coppe. E significa che seguendo la legge spirituale, nelle intenzioni nei confronti dell'altro fuori da sé, legge spirituale cosa vuol dire? Mi affido alle emozioni, seguo la legge spirituale, so che l'altra persona è un mio riflesso, allora accolgo le emozioni, ok, tutto quello che già sappiamo, magia pratica, docet praticamente. Nelle azioni c'è il re di coppe, cosa significa? Anche il re di coppe quando esce nelle azioni significa seguire l'intuizione che mi parla di creatività, ok? Creatività. Oltre al fatto che qua abbiamo il fatto che lei, seguendo le sue intuizioni, non fa nulla di che se non seguire le sue intuizioni quando vede questa persona davanti a sé. Va bene? Cioè fa tutto lui o lei, insomma, non lei da questa parte. Avete capito, ragazzi? Se no mi confondo dicendo lui, lei. Quindi qua ci sono le persone che si trovano da questa parte, nella realtà fenomenica che riscontri di più l'energia da questa parte, non faranno nulla se non seguire le proprie intuizioni quando anche l'altro si dimostra aperto emozionalmente. Va bene? Ok. Vediamo l'energia finale del femminile in questa settimana. Energia finale. Il Papa. Accipicchia. Qua ci sono femminili, Papa e Papessa abbiamo qui, femminili molto forti in questa settimana, qua abbiamo anche il mondo. I femminili seguono le loro nuove credenze che hanno a che fare con il seguire le proprie intuizioni, che significa darsi alle proprie emozioni per realizzare una relazione appagante dal loro punto di vista. E soprattutto qua il Papa mi parla che i femminili si danno una persona con la quale vuole costruire con loro, eh? Perché il Papa energia finale? L'asso di coppa. Qua si crea una grande storia d'amore in questa settimana. Abbiamo Papa e Papessa con in mezzo il Re di Coppe. Molti femminili qua accedono a una nuova relazione per alcune di loro o al rinnovo di una relazione con tutti, come direbbe mia nonna, i sacri crismi. Il Papa e l'asso di coppe, qua loro si aprono a un nuovo amore o al rinnovo di una relazione. Molto ben aspettati sono i nuovi amori qua, in questa settimana, sì. E Papa e Papessa sono una coppia di potere potentissima, dove c'è questo amore forte, ma qua già lo vedevamo, e qua scoppia non è che scoppia l'amore, c'è un amore radicato qua in questa settimana. Asso i denari, alcuni femminili possono avere delle opzioni e sai dove andranno seguendo le loro intuizioni verso chi hanno questa connessione, Papa e Papessa. Cioè si sentiranno comprese da un punto di vista spirituale, si sentiranno comprese da un punto di vista intellettuale elevato, va bene? Intellettuale elevato, sì. Bellissime carte queste, ci picchia questa settimana. Si chiude il 2024 con tutta la pulizia e andiamo verso l'integrità animica. L'integrità animica ti permette di realizzare questo.
Papa e papessa, unione spirituale che si riversa nella materia sotto forma di concretezza. Wow. Wow, ok ragazzi miei ragazzi, mo facciamo le specifiche, ma io prima devo mangiarmi un biscottino. Arrivo subito. Allora, mangiato il biscottino, allora andiamo a vedere adesso tutte le specifiche, vediamo un po', partiamo dal maschile. Allora, energia attuale del maschile nei confronti del femminile, 9 di denari, energia attuale 9 di denari, energia attuale 9 di denari, vediamo, l'imperatrice, c'è una voglia, si sentono pronti a questo femminile che loro vedono, vedranno, si innamoreranno perdutamente in questa settimana, davanti a questo femminile. C'è un femminile fortissimo che loro vedono come una persona incredibile e si sentono psicofisicamente pronti a questo femminile, l'imperatrice. Psicofisicamente pronti, 9 di denari. Potentissima sta cosa, eh? Vediamo i pensieri con il matto. Cosa pensano? 10 di spade, sì, di fare punto a capo, di ripartire senza mezzi termini. Avranno avuto delle esperienze, il dover fare, il dover essere, il doversi conformare. Hanno un femminile dentro di loro verso cui vogliono fare punto a capo, cioè mi lancio perché voglio lei, voglio tutto quello, lei o lui insomma, voglio tutto, ok? Qua chiudono una situazione difficile che ha a che fare con questo appeso, circostanze esterne. Cosa hanno nel cuore con la morte? Il paggio di spade. Da che non si fidavano dell'altro fuori da sé, hanno un cambio netto, soprattutto qua c'è un taglio con degli ex. O ex o persone che avevano un'influenza di blocco nel loro intorno, possono essere chiunque. Fatto sta che mancava fiducia in loro proprio perché non avevano avuto il coraggio di lanciarsi nel fare dei passi che hanno a che fare con la loro decisione autentica. Vediamo l'appeso al blocco. Appeso al blocco. Quindi molti femminili li avreste potuti percepire un po' distanti, un po' distaccati, perché si stavano riprendendo la loro autonomia. Vediamo l'appeso. 3 di denari, circostanze forse perché non li potevano fare impegnare, non potevano avere situazioni di costruzione con qualcuno. Circostanze esterne che riguardavano il lavoro soprattutto, o circostanze esterne che riguardavano altro, altro che impediva la cooperazione tra loro due. Ok, vediamo il 10 di denare. Il 10 di denari, le intenzioni del maschile, 10 di denari, le intenzioni del maschile nei confronti del femminile. 4 di bastoni, è chiaro proprio, qua vogliono convivenza, matrimonio, vogliono stabilità, convivenza e matrimonio per dirla in termini spiccioli, ma stabilità, 4 di denari, 4 di bastoni, 10 di denari, mi parla di intenzioni molto serie con femminili, molto serie con femminili. Vediamo le azioni col mago, che faranno, le azioni col mago, 6 di denari, sì. Allora, qua c'è anche un'autonomia lavorativa o raggiunta, lavorativa o ristabilire le priorità quali sono. Hanno intenzione di andare incontro a una lei, hanno intenzione di andare incontro a qualcuno, nel quotidiano, di manifestare nel quotidiano tutto il necessario, ok? E anche di realizzarsi con una casa o un lavoro stabile, ma lo fanno in questa settimana, o l'hanno già fatto, vivendosi la loro autonomia e adesso possono andare incontro a una lei o a qualcuno, insomma. Vediamo gli amanti. Cioè si sentono più fiduciosi in loro stessi adesso, ecco.
Diamanti, energia finale di lui nei confronti di lei, diamanti, l'asso di coppe. Qua ci sono delle proposte importanti, anche delle richieste di convivenza o matrimonio, lo vedo chiaro. Da una elaborazione interna, da una situazione psicofisica raggiunta ottimale, ci sono le richieste di convivenza o matrimonio. Perché questo vedo, o comunque sia di stabilità. Stabilità raggiunta. Sì, stabilità raggiunta. Ah, ci picchia. Come chiudiamo l'anno? Ci sono maschili molto responsabili qua. Quindi vediamo maschili molto responsabili, no? Nel corso del tempo si sono fatti responsabili raggiungendo una certa adultità animica anche grazie all'adempimento dei loro talenti e potenzialità nel lavoro, nelle cose pratiche. Vediamo da questa parte. Energia femminile, la ruota della fortuna. Qua ci sono femminili che scelgono in questa settimana una persona che le è vicino a livello emozionale, a livello empatico e a livello spirituale. Se ci sono dubbi. Vediamo la ruota della fortuna. Energia attuale del femminile. La ruota della fortuna. È il paggio di coppe. Io non leggo le carte al contrario, infatti se le stavo battendo al contrario. Sì, qua dei femminili si aprono rispondono a un messaggio, non rispondono a un altro probabilmente, però dipende, qua si aprono i femminili, ci sono la voglia di aprirsi con qualcuno, vedi temperanza, comunicare, vedo che ci sono dei cambi del femminile che rispondono a qualcuno o si aprono a qualcuno. Vediamo i pensieri, però dalla loro autonomia, 9 di coppe. Dice, sto pensando di aprirmi, però non mi apro completamente. Cioè, non voglio dire questo. Lo fanno dalla loro prospettiva, dal loro... sono mosse, sai, un po' di malizia, un po' di... Questo è il senso. Vediamo il 9 di coppe. I pensieri del femminile nei confronti del maschile. Il mago. Guarda, loro sa che dicono, vediamo un po', hanno intenzione di manifestare con il mago un'opportunità con qualcuno, si aprono a questo qualcuno. Per molti femminili è qualcuno di nuovo. E non hanno intenzione di fare cose eclatanti, tant'è che abbiamo la papessa qua della serie. Io resto sul mio, vediamo cosa fa l'altro, però ho intenzione di manifestare un'opportunità con quest'altro, però io non mi muovo. Non mi muovo. Nella misura in cui questa persona si apre emozionalmente, sento la connessione, mi do. Ok? Vediamo cosa hanno nel cuore. Re di spade, 5 di coppe. Paggio di bastoni, sì. Assolutamente qua ci sono tante novità per i femminili, anche nuove persone, me lo ribadiscono questi paggi, questi assi li abbiamo visti prima, questa dualità hanno intenzione di aprirsi a sperimentare il nuovo, anche se può essere con la stessa persona, mosse da un'energia creativa, gioviale, divertita, divertente, anche un po' di stuzzicamento, non so se si può dire così. Vediamo qual è il blocco del femminile. Abbiamo qua il paggio di coppe e il 2 di denari. Cioè si fa corteggiare il femminile, ecco. Paggio di coppe e 2 di denari. Qual è il blocco del femminile nei confronti del maschile in questa settimana? Il 10 di coppe, probabilmente qua la famiglia o dei figli, oppure non sono ancora pronte a una condivisione totale, però sono pronte un po' a giocare, a giocarsela, o non sono pronte loro a una condivisione totale, o hanno dei figli o una famiglia, che devono stabilire le priorità su questo, va bene? Una famiglia che può ostacolare, una famiglia che può impedire o loro o dell'altra persona. Con dei figli, vedo i figli qua pure, per molti femminili. Vediamo le intenzioni del femminile con la papessa. L'appeso l'avevamo anche lì. Loro seguiranno le loro intuizioni per cambiare prospettiva rispetto alle loro azioni.
seguiranno le loro intuizioni per cambiare prospettiva rispetto alle loro azioni. Tant'è che qua abbiamo anche il cavallo di denari, no? Non fanno nulla se non pensare molto con lo spirito spirituale, però. Vogliono seguire le loro intuizioni cambiando prospettiva. Vediamo nelle azioni Re di Coppe. Che azioni faranno i femminili nei confronti del maschile? Re di Coppe. 9 di denari, 9 di denari, 9 di denari. Allora si lasceranno corteggiare e ammirare da una persona che emozionalmente, empaticamente le è vicino. Si lasceranno corteggiare e amare da questa persona qui. Corteggiare, mi spiego? Che le vede come che le vede come incredibili. Ci vanno caute, eremita, però si lasciano corteggiare. Alla fine c'è il Papa, magari dei femminili hanno delle responsabilità anche familiari e tutto, e quindi si lasciano corteggiare senza però, diciamo, non contravvenendo alle loro responsabilità, ecco questo volevo dire. Però con l'asso di coppe, energia finale del femminile. Energia finale del femminile, il Papa, asso di coppe nei confronti del maschile, Papa, asso di coppe, il 7 dei denari. I femminili attendono, si lasciano corteggiare, hanno dei corteggiatori o si lasciano, però attendono investendo nuovi frutti. Due altre, l'imperatore, 8 di denari. Ci sono dei femminili che attendono, concentrandosi di più sulle loro responsabilità di lavoro e di denaro, lasciandosi corteggiare. Ci sono più persone qua e attendono, le vedo contente femminili, perché stanno nel loro potere con la papessa. Due altre, energia finale del femminile, la morte e il re di denari. Qua abbiamo l'8 di coppe. Che energia ha il re di denari rispetto al femminile? Che energia ha il re di denari? Re di coppe. Ci sono dei maschili che possono essere impegnati in delle questioni lavorative o altre responsabilità. Però qua alla fine i femminili attendono, si fanno corteggiare e soprattutto avranno la prova provata che questo maschile è una persona di tanto di spessore, degna della loro attenzione, è una persona che concretamente ci tiene a loro e vuole sforzarsi per far funzionare le cose. Sì. Quindi i femminili che attendono, si fanno corteggiare, che vengono viste nella loro bellezza, nella loro autonomia, e questi maschili hanno la predisposizione a concretizzare e aprirsi emozionalmente con i femminili. Attendono i femminili qua. O attendono una persona che ha delle responsabilità o attendono i tempi di una persona, però sono consapevoli che questa persona ci tiene molto a loro. Questo è. Bellissima energia, bellissima energia. E adesso andiamo nella profondità con i miei oracoli, lui-lei, per vedere questo maschile, come abbiamo maschili molto importanti e che hanno raggiunto una certa adultità animica. Vediamo qual è la profondità di questo maschile. Allora, vediamo i miei oracoli cosa dicono. Allora, cosa c'è nella profondità del maschile? Cosa confesserà il femminile in questa chiusura dell'anno? Tu sei l'amore. Tu sei l'amore, qua c'è pure l'imperatrice. Tu sei l'amore, cioè qua ci sono maschili che magari sono stati da soli, o maschili più autonomi, o maschili che non si sono mai impegnati, o maschili che non avevano già degli impegni, che hanno già reciso, che però vivevano ancora degli strascichi di quegli impegni o impegni lavorativi, però con l'imperatrice qua ti dice tu sei l'amore, è proprio il divino femminile che si incarna nel maschile, palesandosi nella forma di una persona verso la quale loro faranno azioni di concretezza e di stabilità. Tu sei l'amore, ok? Vediamo cos'altro. Che cosa ti ho detto?
Ti sposerò perché? Che cosa ti ho detto? Convivenza e matrimonio. Già le carte lo dicevano. A volte basta mettere i miei oracoli lui lei poi è finita la stesa perché ci dicono già tutto. Ti sposerò perché? Qua c'è, ti ripeto, ce l'hanno confermato i tarocchi, maschili determinati a avere una progetti a lungo termine con un femminile, con questa imperatrice qua. Vediamo ancora. Sei bella da togliere il fiato, wow! Beh, con l'imperatrice sei bella da togliere il fiato, carte potentissime, carte potentissime. Qua ci sono femminili che si fanno corteggiare, che hanno la consapevolezza che stanno investendo su qualcuno che le stupirà, ok? Bellissima questa energia, veramente bellissima. Adesso io, curiosona, tu stai riprendendo nel frattempo? Sì. Voglio andare a vedere, voglio andare a vedere su quell'appeso lì, perché abbiamo visto che qua c'è l'appeso che le circostanze esterne che impedivano magari una costruzione o degli incontri, no, incontri tanto no, impedivano una costruzione, circostanze esterne che loro superano, va bene? A cosa sono dovute queste circostanze esterne? Vediamo. Allora, mettiamoci, come l'appeso è la carta del controcorrente, guardare una prospettiva diversa alle cose, loro guarderanno con una prospettiva diversa alle cose e agiranno in conformità di tale nuova prospettiva. Vediamo quali sono le credenze di cui si liberano o quali sono, lo facciamo con gli oracoli della Maria Vittoria, questi qua, memorie genealogiche ereditate, quali sono le credenze da cui si liberano per andare incontro a questa stabilità, ok? Vediamo. Mettiamo qua. Vediamo, sull'appeso al blocco e il karma. Sull'appeso, blocco e il karma. La numero 10, la ruota. Vinco la pigrizia e vivo le mie emozioni. La vita è fatta di cambiamenti e di novità, tutto per il mio bene supremo. Si rendono conto che qui la ruota del destino, non il destino avverso, il destino contro, il destino... Hanno imparato la lezione per tutte le volte in cui sono caduti. Questa è la volta in cui loro hanno integrato delle lezioni per tutte le volte in cui sono caduti, in cui hanno detto no al karma, in cui hanno detto no alle circostanze avverse. E quindi vive le emozioni e vanno verso il loro bene supremo, quello che ti ho detto già con le prime 3 carte quando sono uscite. Vediamo cosa dice il libretto sulla memoria genealogica numero 10. Memoria genealogica di un avo che ha vissuto un'emozione molto forte, ha provato a salvare la vita a un uomo che gli è scivolato dalle mani ed è precipitato da una montagna o da una nave ed è annegato. Per te è quindi importante onorare le tue mani, ma anche vincere la pigrizia. Vivi le tue emozioni senza paura. La frase magica di questo numero è emozione-azione. Fai ciò che ti emoziona, non rimandare. Cioè, allora, rispetto alla memoria ereditata, noi ci portiamo poi avanti una pigrizia, una voglia di non fare, in questo caso la voglia di non fare o una certa pigrizia, proprio perché abbiamo memorie ereditate, non sappiamo nemmeno quali sono. Queste circostanze esterne che bloccavano, dovute alle memorie, l'appeso, impedivano la costruzione, la condivisione del tre denari. Me le superano vincendo tutto questo. Me le superano, bellissimo, bellissimo. Adesso voglio vedere, siccome da questa parte i femminili vengono visti come delle dee proprio, e l'abbiamo anche la conferma sul maschile che abbiamo l'imperatrice, vengono visti proprio come delle dee, 9 di denari, nel senso come persone di un certo spessore. Vediamo adesso con le carte della dea
quali sono le più grandi qualità che il femminile paleserà all'esterno di sé, quindi ha già integrato con quel 9 di coppe, no? Vediamo il 9 di denari. Quali sono le qualità che il femminile ha integrato e di cui l'altro fuori da sé, che può essere maschile, in questo caso, ammira, perché qua ci sono maschili che ammirano molto questo femminile. Vediamo quali sono queste qualità. Gli schemi. Questa carta mi sta simboleggiando, numero 12 come era appeso tra l'altro. Guarda, qua ci sono maschili che apprezzano soprattutto come qualità nel femminile in questa settimana, che le vedono proprio come un esempio, 9 di denari, uscire fuori da certi schemi mentali e aver trovato degli schemi, diciamolo in questo modo, che permette ai femminili di essere integre in loro stessi, e quindi i maschili hanno un esempio di questo, ok? Hanno l'esempio di questo. E fammi vedere ancora qual è la qualità. La salvezza. Molti maschili vedono i femminili che si sono salvati grazie a nuovi schemi che hanno adottato nella loro vita, che ha a che fare con un amore per se stessa. E molti maschili vedono femminili come la salvezza, perché loro stesse si sono salvate, hanno salvato loro stesse da schemi mentali limitanti, andando incontro a degli schemi nuovi mentali che hanno a che fare con l'amore di sé. Ok? Cos'altro? Un'altra qualità del femminile? La morte e la magia. E beh, sono maghe, sono streghe, sono sciamane, sono curandere. Quindi, vabbè, questa carta dice tutto. La morte e la magia. I femminili hanno avuto la morte, cos'è? Trasformazione, passaggio di stato, no? Soprattutto queste festività ci hanno ricordato come il Cristo si è fatto mortale per insegnare agli uomini la libertà. Essendo noi figli di Dio, essendo Dio incarnato che si fa mortale, la strada della libertà significa crocifiggere l'io, l'ego, la mente separativa, vedere l'altro distinto e separato da te. E questo è il peccato originale, no? La nascita della mente duale, il peccato originale, la conoscenza del bene e del male, giusto o sbagliato, la mente divisoria, questo è il peccato originale a cui il Cristo ci dice di trascendere, no? Nel senso, trascendi la mente razionale, trascendi la dualità del peccato originale. Quindi muori all'io, all'ego, la mente duale, morte, e rinasci nel sé, la magia. Come vi dico sempre, il mago è il morto e il rinato, e Gesù diceva dovete nascere due volte. La prima è quando sei vittima e devi uccidere la vittima, e la seconda è quando inizi a diventare co-creatore degli eventi, cioè il mago che si allea agli eventi. Come dicevo all'inizio di tutta questa stesa, è colui che co-crea con il codice estetico, non con il codice etico della morale, con il codice estetico, cioè si allea agli dei, alle emozioni, fluisce, ok? Quindi il maschile è incantato da tutto questo processo del femminile, proprio scioccato, tanto che lui la percepisce come l'imperatrice. Bellissimo, wow. Ok, adesso mettiamoci, siccome è uscita la morte e la magia, ci mettiamo gli oracoli della magia. Gli oracoli della magia sul femminile. Vediamo gli oracoli della magia cosa ci raccontano sul femminile in questa settimana. Gli oracoli della magia. Vediamo sulla carta morte e magia, il femminile. Ha ucciso tutti i draghi della sua mente. Ecco perché è così affascinante. Dragones matalos a todos. Ha avuto il femminile, o ce l'avrà in questa settimana, la capacità di uccidere i draghi che sono
i pensieri, che sono i pensieri negativi, cioè la mente separativa, la mente duale. Uccidilo a tutti, avrà la facoltà di uccidere tutti i pensieri limitanti, il femminile, portarlo come esempio, pensieri limitanti relativi a varie circostanze. E cosa ne deriva da questo? Fiori, sii sincera con te stessa, sì, emergerà la verità dentro di sé. Questo comporta a far emergere delle verità che la mente razionale poteva occultare, tutto occulta la mente razionale perché ti vuole tenere soggiogato, soggiogato, delle verità che fanno nascere dei fiori. La verità che il femminile esplorerà e paleserà in questa settimana sarà la bellezza. La bellezza sono i fiori, no? I fiori in natura sono sono parte di quegli elementi attraverso cui l'amore si manifesta, no? Numero 17, come la stella, il femminile sarà molto sincero senza aver paura della propria sincerità, della propria bellezza, del proprio essere, del proprio sé. Bellissimo, wow. E voglio vedere ancora, visto che qua abbiamo grandi maghi, l'oracolo dello sciamano cosa ci dice sul femminile? Con la morte e la magia ancora. La lama, wow. La lama. Questo è come se fosse un asso di spade. Numero 6, scusami. Numero 6 e numero 6. Allora, il 6 è il numero dell'equilibrio, no? Dell'equilibrio, della bellezza, degli amanti e quindi le scelte equilibrate dettate dal cuore. La lama, questo è come se fosse l'asso di spade. Qua ci sono delle lune, non so se lo vedete. La lama sulla luna piena. Abbiamo la luna nuova il 30 dicembre, ma il senso della luna piena, cioè il tempo è maturo per avere inizi conformi alla verità, la lama, l'asso di spade del cuore. Inizi conformi alla verità del cuore. Sii sincera. La magia avviene una trasformazione di verità, il cuore viene fuori e permette al femminile di compiere passi che parlano del proprio amore di sé, di amarsi, amare il sé. Amando il sé, cosa succede? Che generi all'esterno relazioni conformi a questo amarsi, amare il sé. Va bene? Tant'è che abbiamo queste splendide condivisioni. Bellissimo, bellissimo. Vediamo adesso di metterci queste. Visto che abbiamo questo femminile che incanta, con le carte dei chakra, cosa ci dicono le carte dei chakra sul femminile? Questo è l'arancione, il secondo chakra, lei è piacersi proprio, si piacerà tantissimo. Il secondo chakra mi parla del piacere al sé. Piacersi significa non piacere più all'altra persona, perché io posso piacere quando io mi piaccio, cioè piacersi, piacere al sé. Quando io mi piaccio al sé, ok? Io piaccio al mondo. E non è più il senso mi sistemo, mi faccio per piacere all'altro, quello è il vittimismo. Quello è come ci vuole la società, vittime. Vittime di un altro che ti crea la società stessa, a cui devi conformarti, a cui devi essere performante, all'altro che ti crea la società, le multinazionali, ti dice come deve essere l'altro, no? Le pubblicità che vediamo praticamente ti dice come deve essere l'altro fuori da te a cui tu ti devi conformare. Cioè ti mettono la pubblicità di quello che sta in un certo modo, di quello il palestrato, di quello che... Io non ho niente ovviamente contro nessuno, lo sapete. Io vi faccio degli esempi per farvi capire. Ti mettono degli altro fuori da te o quel tipo di bellezza di donna, quel tipo di bellezza di uomo a cui tu ti devi conformare. Quindi nelle tue forme pensiero tu pensi che quelli siano i tuoi ideali e le abbiamo avute tutte queste forme pensiero finché non ci siamo risvegliati.
quindi siano i tuoi ideali di bellezza, di riferimento, di successo, di realizzazione. Quando ti risvegli, che succede? Che vedi tutti questi ideali come una macchinazione del sistema di potere, dell'economia del consumo. E capisci, caspita, ma io non mi piace quello a me. Cioè, io non voglio quell'esempio lì. La mia natura è altro. E quindi quando inizi a consapevolizzare questo, inizi a piacerti, piacere al sé, non a piacere a lui o a lei. Piacere al sé. Piacere al sé significa iniziare a piacere al tuo sé divino. Il tuo sé divino è tutto. Significa, vi ho fatto già questo esempio, se non sbaglio, forse nella correzione della quinta casa del cancro che avevo fatto per l'oroscopo 2025, se non sbaglio, ve l'avevo detto. E per alcuni yogin sciamanici, ehm, che portano in essere, portano avanti il piacere in moto. Il piacere in moto è un piacere che non va mai via. Il piacere in moto, il piacere che non va mai via, non dipende da nessuno esterno, è un'estasi, un godimento costante. Questo piacere in moto è possibile soltanto se tu inizi a piacere al sé e non a qualcun altro, va bene? Nella mente non deve esserci, mi metto questa cosa per piacere all'altra persona, no, io mi piaccio, mi piaccio al sé. E allora, per riscoprire questo amore per il sé, questi yogin sciamanici si spogliano nudi, è anche simbolica questa cosa, e danzano nella foresta, nel bosco. Danzano sia sotto la pioggia, fanno questi riti sciamanici bellissimi, potentissimi. E tu mentre danzi sotto la pioggia o danzi nel bosco, nella foresta, nuda o nudo, inizi a piacerti, perché è il tuo sé che inizia ad abbracciarti. Tu inizi a piacere alle rocce, agli alberi, che non hanno un io, che non hanno un ego, quindi vedi la verità. E fanno queste pratiche per suggellare in loro la consapevolezza di questa bellezza autentica che ognuno ha. Il rito è importantissimo, serve fare questi rituali, perché alla nostra psiche serve fare questi rituali per suggellare il messaggio, ok, di quell'autenticità. Ovviamente non vi sto dicendo di ballare nudi nel bosco. Oddio, se avete una campagna vostra, un bosco vostro, fatelo soprattutto durante la luna crescente e la luna piena, va bene? Altrimenti a livello proprio simbolico è la consapevolezza che ci rende liberi, no? Quindi questo simbolismo, spogliarsi dall'abito che indossi, che è un abito costruito dalle tue credenze, che sono del sistema, non sono tue, e piacere al sé. Magari fatelo anche dentro casa, mettetevi una musica tribale, fatelo dentro casa, nude o nudi, perché il postulato di questa settimana è piacere al sé, secondo chakra, in modo tale da piacere al mondo, perché il mondo è uno specchio, ok? E già diciamo che il femminile ci è in questa cosa qui. Ok, wow, ragazze mie e ragazzi, io non aggiungo altro, bellissimo, piacere al sé, piacere a tutto il mondo. Bellissimo, e con questo, ragazze mie e ragazzi, io vi ringrazio profondamente con tutta l'anima, con tutto il mio cuore. Vi auguro una bomba capodannesca, e tutti insieme ci teniamo per mano e facciamo questi salti quantici e mistici, perché veramente stiamo facendo cose straordinarie. Detto questo, vi auguro un fine anno mega galattico, strepitoso, fantastico, nella gioia del sé. Vi abbraccio a tutte e tutti, noi ci vediamo prestissimo e come sempre, che tutti gli dei vi benedicano. Mua!